La storia d'amore di Nihan e Kemal in Kara Sevda ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Alla luce del successo di Terra Amara e delle ormai numerose soap turche che l'hanno preceduta, Mediaset si prepara ad accogliere nel proprio palinsesto Kara Sevda, risalente addirittura al 2015. Kemal è un giovane ingegnere appena laureato che vive in un quartiere popolare di Istanbul con i suoi genitori. Suo padre è un barbiere e sua madre una casalinga. Ha due fratelli Tariq e Zeynep. Per aiutare economicamente la sua famiglia carteggia barche aiutando il suo grande amico Salih, ma sogna di lavorare nelle miniere di carbone e aiutare i lavoratori. Nihan invece è una giovane ragazza ricca che disegna ritratti, e vive con i suoi genitori e suo fratello gemello Ozan a cui è molto legata. La famiglia di Nihan si trova in difficoltà economica, e la madre incapace di rinunciare alla sua ricca vita, vuole farla sposare con Emir Koskoğlu, un uomo d'affari arrogante che ha un amore malsano e ossessivo per Nihan. Un giorno per caso tornando a casa in autobus Nihan conosce Kemal, e ne rimane subito colpita tanto da fargli un ritratto a sua insaputa. Un mese dopo Kemal salva la vita di Nihan, e da quel momento inizia una storia d'amore. Emir Koskoğlu, per costringere Nihan a sposarlo, esegue un piano che porta Ozan a commettere un omicidio. Nihan sarà costretta a sposare Emir per salvare Ozan dalla prigione, rinunciando a Kemal. Quest'ultimo, distrutto dal dolore, si allontana da Istanbul, e parte per lavorare nella miniera di Zonguldak. Ma tornerà 5 anni dopo con il desiderio di vendetta, si troverà a lavorare con Emir Koskoğlu, e di nuovo faccia a faccia con il suo vecchio amore. 10 buoni motivi per seguire Kara Sevda. 1. La storia di un amore contrastato in ogni trama che si rispetti. La storia di un amore contrastato da sempre appassiona il pubblico televisivo fin dall'inizio. Nel caso di Kara Sevda la storia d'amore di Nihan e Kemal non lascia indifferenti fin dalla prima puntata. La ragazza ricca che si innamora di un giovane ingegnere di umili origini alla ricerca di un futuro lavorativo tocca subito le corde del nostro cuore. Kemal vuole un futuro diverso per lui e la sua famiglia, ed è per questo che accetta di partire per Zonguldak per lavorare in miniera. 2. La trappola di Emi. Emir, un uomo ricco, ambizioso e potente e innamorato di Nihan, inizia ad avere paura di perderla quando lei lo rifiuta e organizza una trappola che la legherà a lui per sempre. 3. Raramente in una serie TV abbiamo visto dei personaggi che si calano così perfettamente nei loro ruoli. Sia Kemal che Emir sono la chiave del successo di questa serie. Il buono e il cattivo che combattono con la stessa intensità, ma completamente in maniera diversa. 4. Kemal, l'uomo dei sogni di ogni donna, l'eroe delle favole che ci raccontavano da bambine. Giusto, corretto, testardo, innamorato, il suo personaggio ha incantato milioni di persone. 5. Ogni puntata un'emozione. Sebbene Kara Sevda sia composta da 2 stagioni per un totale di 74 puntate, la serie scorre veloce e piena di colpi di scena. Una puntata tira l'altra, e sarà sempre un'emozione fino all'ultimo respiro. 6. Premiata dagli International Emmy Awards per la migliore telenovela nel 2017, è diventata l'unica serie turca a vincere questo premio. 7. Come in ogni serie il ruolo dei cattivi è molto importante quanto quello dei buoni. Diciamoci la verità, senza dei bravi cattivi non ci sarebbe storia che tenga. In questa storia i cattivi sono tanti, o meglio ci sono dei buoni che diventano cattivi. Per via delle circostanze. Emir, Zeynep e Tariq, il fratello e la sorella di Kemal, Vildan, la mamma di Nihan, che nella seconda stagione cercherà di rimediare ai suoi errori. 8. Le storie di amicizia come quella di Salih e Kemal, o Kemal e Leila, ancora Yasmin e Nihan. 9. Le musiche di Kara Sevda composte da Toygar Iskla sono tra le più belle mai ascoltate. 10. Quello che rende unica questa serie è proprio il finale inaspettato. Non proprio un finale da favola, ma qualcosa di ancora più profondo che vale la pena di guardare per capire il vero significato di questo grande amore. In onda dal lunedì al sabato, dalle 14,10 Canale 5, Endless Love è la soap opera di produzione turca che,
A partire dall'11 marzo, ha il complicatissimo compito di sostituire l'amatissima Terra Amara, che vedrà l'ultimo blocco di puntate trasmesse la domenica pomeriggio e il venerdì in prima serata. Ma di cosa parla la nuova soap della rete? Leggiamo le trame della prima settimana di programmazione. Endless Love, le anticipazioni dall'11 al 16 marzo 2024. Kemal, un giovane proveniente da umili origini, si dedica agli studi di ingegneria mineraria, mentre Nihan, di famiglia borghese, si distingue per la sua passione per l'arte. Il loro primo incontro avviene casualmente su un autobus, dove entrambi rimangono affascinati l'uno dall'altro. Onder, il padre di Nihan, si trova intanto in una situazione finanziaria precaria e accetta di fare affari con Galip Coscoglio, il suo figlio Emir, un individuo avido e altezzoso che nutre un amore ossessivo per Nihan. Durante una festa in occasione del compleanno di Nihan, un diverbio con Emir la porta a allontanarsi e a salire sulla barca di famiglia. Qui, la ragazza cade in acqua e rischia di annegare, ma viene salvata da Kemal. Tra loro nasce una profonda intesa, e, durante la serata passata sulla barca, si scambiano i numeri di telefono. Ben presto Kemal la invita a casa di Leila, una persona conosciuta fin dall'infanzia, e i due trascorrono un piacevole pomeriggio insieme. Emir, preoccupato dall'idea che Nihan possa avere un altro nella sua vita, prova a sabotare l'accordo commerciale tra Onder e la famiglia Coscoglio. Galip, il padre di Emir, scopre che suo figlio è ossessionato da Nihan e tenta di combinare il matrimonio, offrendo un accordo finanziario vantaggioso alla famiglia di lei, ma il padre della ragazza rifiuta indignato. Kemal e Nihan si avvicinano sempre di più, nonostante le loro differenze sociali, e Nihan confessa i suoi sentimenti per Kemal. Tuttavia, quando Kemal le propone di sposarlo, lei rifiuta, rivelando così la sua duplicity. Kemal sorprende Nihan con un bacio, ma è anche tormentato dal timore che le loro diverse condizioni sociali possano creare ostacoli insormontabili. Determinata a far conoscere a Kemal il suo mondo, Nihan organizza un incontro al club con Ozan, il suo fratello. Nel frattempo, Kemal ottiene un impiego presso una società mineraria, ma l'annuncio della sua imminente partenza getta la sua famiglia nello sconforto. Kemal, deluso e ferito, si trasferisce in un'altra città e inizia una nuova carriera come ingegnere minerario. Nel mentre, Nihan accetta di sposare Emir, ma la loro relazione è segnata da tensioni e insoddisfazioni. Quando Kemal torna a Istanbul, il loro incontro riaccende vecchie passioni, ma Nihan sembra irrimediabilmente intrappolata in un matrimonio infelice. Mentre Emir cerca di manipolare la gelosia di Nihan, Zeynep, la sorella di Kemal, cerca di proteggere il fratello da ulteriori sofferenze. Quando Nihan si avvicina di nascosto per vedere Kemal al chiosco sul molo, i due si scambiano intensi sguardi. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento,
Sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.